Bentornati nel forum. Dal momento che mancano soltanto 3 giorni ad Halloween, abbiamo pensato di proporvi per l'appunto questo speciale di Halloween, dove di speciale però non ci sarà nulla perché sarà un video come tutti gli altri. Sappiamo che la maggior parte di voi, pochi ma buoni, iscritti al canale, già frequenta l'ambiente social del gioco di ruolo e molto probabilmente già conosce questo titolo. E titolo peraltro apparso anche su pagine di settore molto più grandi di noi, come Sesso, Droga e D&D, o comunque potrebbe averne sentito parlare senza però poi averlo approfondito più di tanto. Parliamo quindi di Mörk Borg, gioco di ruolo svedese del 2019 scritto da Pelle Nilsson e Johan Norr ed edito dalla Free League. Mörk Borg è un gioco dei cosiddetti OSR, Old School Renaissance, ovvero quei giochi che si ispirano appunto alla old school del gioco di ruolo, quindi con meno regole e tabelle da consultare e di conseguenza più un lavoro di testa e di interpretazione per risolvere le varie situazioni, con anche una maggior probabilità di perdere il proprio personaggio. Il genere è stato classificato come un fantasy apocalittico o, come viene indicato sullo stesso sito, un album doom metal di un gioco, un mazzafrusto sulla faccia, leggero nelle regole e pesante in tutto il resto. In effetti l'intero comparto estetico e tematico di Mörk Borg richiama tutto il filone del doom metal, sottogenere dell'heavy metal che tratta tematiche cupe e pessimistiche verso la vita o il futuro in generale. Addirittura all'inizio del manuale sono riportate tutte le fonti di ispirazioni tra canzoni e band che appunto hanno ispirato la creazione di questo titolo. Vi anticipo subito che, essendo il gioco prettamente estetico e minimale nelle regole, questa volta non c'è letteralmente abbastanza materiale per chissà quale approfondimento tematico e non essendo io un esperto di doom metal non sono del tutto sicuro di aver colto se c'erano riferimenti a determinate canzoni o band. Quindi, come al solito, vediamo prima la lore, per quanto ce ne sia, poi il sistema e lasciamo in fondo le considerazioni. Per prima cosa, stando a una ricerca, ho capito che il manuale cartaceo è stato stampato usando 2 tipi diversi di carta, lucida e liscia per il regolamento e ruvida e opaca nell'avventura proposta in fondo, dando quindi anche un'esperienza tattile al lettore, quasi mi pento di avere solo il PDF. Mörk Borg, che significa castello oscuro in svedese, si svolge in un mondo decadente e destinato al più completo annientamento. 300 anni prima, un monaco trascrisse le parole di un terribile basilisco a 2 teste, le quali annunciarono le loro profezie apocalittiche. Da allora nessuno vede il sole da anni, i vecchi pensano più ai sacrifici che ai bambini malati e ovunque vige un clima di rassegnazione e nichilismo, praticamente un giorno feriale di inverno a Livorno. La cosa ironica è che il culto dei basilischi vieta il suicidio dal momento che la salvezza dell'anima prevede il vivere l'apocalisse sulla propria pelle. I vari regni che compongono l'ambientazione sono contenute in singole pagine che ce ne danno giusto un assaggio senza scendere in particolari dettagli. La prima meccanica in cui ci imbattiamo è proprio quella delle profezie o miserie. A seconda della durata narrativa della campagna, il party sceglierà quale dado tirare partendo dal D100 fino al D2. Lanciando il dado ad ogni alba, un risultato di 1 comporterà l'avverarsi di una miseria, quindi il Game Master lancerà un D66 per stabilire dalla tabella apposita quale miseria colpirà il mondo. Questo solo 6 volte, la 7ª miseria porterà con sé la fine. I nostri personaggi, come avrete capito, non saranno gli eroi che salveranno il mondo, ma individui che cercheranno di trascinarsi un giorno in più in cerca di un momento di pace e magari di qualche soldo da spendere prima dell'inevitabile fine. La creazione del personaggio avverrà tramite lanci casuali per determinarne le 4 abilità, punti ferita, equipaggiamento e il suo passato. Di base non sono previste classi, ma potrete trovarne 6 opzionali da scegliere sempre casualmente con un tiro di dado. Per superare un test basterà lanciare un dado a 20 facce e superare un livello di difficoltà che può andare da 6 a 18 a seconda dei casi. Sono previsti perfino tiri per il tipo di reazione delle creature dal comportamento incerto. Per il combattimento avremo un'iniziativa generale lanciando il dado a 6 facce per stabilire chi si muoverà per primo o tra i nemici o i personaggi, oppure lanciando individualmente agilità più un dado a 6 facce.
Il livello di difficoltà per colpire un bersaglio o proteggersi durante il suo turno sarà sempre 12. Ovviamente non mancheranno colpi critici positivi e negativi. L'avanzamento del personaggio, se così vogliamo chiamarlo, va di pari passo al tema del gioco. Infatti, sempre con dei tiri casuali, potremo potenziare le nostre statistiche o ricchezze o perderle invece, regredendo sempre di più, e no, niente accumulo di punti esperienza, la decisione spetterà al master. Riguardo alla magia saranno presenti due tipi di pergamene, quelle impure e quelle sacre, che data la distinzione e i tipi di incantesimi descritti deduco essere, se così vogliamo chiamarli, quella del mago e quella del chierico. Sempre con un lancio casuale sapremo quante possiamo utilizzarne al giorno e dovremo superare un test per attivarle. Fallire comporterà la perdita di 2 punti ferita e il fallimento di ogni incantesimo nella prossima ora. Nel caso di critici o fallimenti, il Game Master deciderà che cosa succede, ma vi è una tabella opzionali di catastrofi arcane da cui attingere, come per esempio perdita di denti, allucinazioni, eccetera. Sono presenti per l'appunto diverse regole opzionali, ma soprattutto avremo le tabelle per generare casualmente dungeon, stanze e tesori, favorendo quindi il classico approccio dungeon crawling tipico della old school. Prima che me lo facciate notare, lo so bene sia io sia gli appassionati di old school che il dungeon crawling non era l'unica cosa che si giocava una volta, ma anzi si giocava di tutto forti delle poche regole. Ma se c'è un approccio al gioco rimasto nella memoria collettiva è proprio quello. Chiudono il tutto un piccolo bestiario e un'avventura pronta da giocare. Fermo restando che sono rimasto sorpreso dalla semplicità del regolamento pur trattandosi di un OSR, Morkborg alla fine costituisce più un'esperienza estetica che ludica. Tutto il comparto grafico, fatto di font che cambiano in continuazione, disposti nei modi più disparati, con scritte coloratissime tipo in rosso magenta o sfondi gialli, sono ciò che ha reso comunque Morkborg famoso all'interno della community GDR. D'altro canto però è proprio questa sua caratteristica a rendere il manuale di difficile lettura o quantomeno renderla difficoltosa anche da consultare magari in game. Gli autori però intelligentemente hanno aggiunto in fondo al manuale una pagina riassuntiva delle regole. Sul sistema in sé per sé è rapido e di facile apprendimento. Da quanto ho avuto modo di vedere, la community di appassionati della old school ha accolto bene questo titolo e non ha torto a mio avviso, dal momento che rispetta tutte le caratteristiche di un titolo OSR, pur dal mio modesto punto di vista senza portare chissà quale innovazione, anzi. Un gioco sicuramente adatto agli appassionati dell'OSR prima di tutto, ma sicuramente anche a giocatori un po' più esperti, date le tematiche molto pesanti che il titolo propone. Il master dovrà lavorare molto sui dettagli dell'ambientazione, dal momento che all'interno del manuale praticamente non ne troverà. Questo però per chi gioca da tempo è ordinaria amministrazione. Ultima cosa, ho notato che su DriveThru viene riportato il fatto che questo gioco è compatibile con buona parte delle edizioni del gioco di ruolo più famoso al mondo. Ovviamente stiamo parlando di Dungeons & Dragons. Per quanto riguarda le storiche edizioni, Backme, Scatola Rossa, eccetera, sicuramente. Ho qualche dubbio per quanto riguarda 3.5 e quinta edizione, anche se ad una ricerca che ho fatto pare che qualche giocatore ci sia riuscito. Io, come sempre, però vi consiglio di fronte a un gioco nuovo di provarlo prima di tutto così com'è. Con questo è tutto, io spero di avervi incuriosito ad approfondire questo titolo che, come vi ho detto, è di facile apprendimento, pur trattando una tematica, diciamo non proprio leggera, e comunque si tratta di un titolo facilmente reperibile. Io come al solito vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace e di passare dalla nostra pagina Facebook, dal nostro profilo Instagram e dal nostro gruppo Telegram, se volete fare qualche chiacchiera con noi più in tempo reale sul mondo del gioco di ruolo. Daniele, dal forum Sententiam, vi auguro buon Halloween e chiudo.